C'era una volta, in un Oriente dimenticato dal tempo, un mondo spazzato dai venti della guerra. Un regno in cui la storia reale e la leggenda danzavano insieme, mescolando verità e mito, sangue e magia. Questo è il racconto di Where Wind Meet, una fiaba oscura nata dalle ceneri delle antiche dinastie cinesi. Oggi vi porterò in un viaggio attraverso immortali tradimenti, eroi caduti e un'ombra divenuta leggenda. Molto tempo fa, quando la dinastia Tang governava ancora il grande imperium, un'ombra cominciò a crescere tra le valli e i palazzi. Per placare i generali ribelli, l'imperatore donò loro vasti territori chiamati Fanzhen. Ma quei governatori, i Gedushi, presto si trasformarono in lupi affamati. La loro fedeltà? Solo una parola al vento. E così, mentre i loro stendardi sventolavano accanto al drago imperiale, il cuore dell'impero iniziò a spegnersi, lento come una candela al crepuscolo. E poi arrivò la tempesta, la rivolta di Wang Chao, una marea di fuoco che travolse la città, campi e villaggi. Le campagne, inviate a spegnere le rivolte, finirono per rafforzare nuovi signori della guerra. Il drago Tang era ancora in piedi, ma solo come una marionetta. Nel 907 il signore della guerra, Zhou Wen, compì l'ultimo atto della tragedia. Costrinse il giovane imperatore Ai di Tang ad abdicare e fondò la dinastia Laster Liang. Ma la storia che ci interessa è quella di un ragazzo, un principe destinato a diventare un fantasma, Liu Chu, chiamato nel gioco Li Zu. Nella leggenda del gioco, Li Zu non morì bevendo il vino avvelenato mandato da Zhou Wen. A berlo fu la sua amata Liu Qingyi, che sopravvisse grazie a una misteriosa forza presente nel suo corpo. Da quel giorno il destino di entrambi si legò all'oscurità dell'abisso splendente, dove esperimenti proibiti cercavano la chiave dell'immortalità. Così ebbe inizio il periodo chiamato 5 dinastie e 10 regni, un mondo fatto di ferro, ambizione e sangue, versato invano. Era un'epoca così oscura che i cronisti raccontano di eserciti che mangiavano carne umana, chiamata pecore a 2 zampe. Una fiaba, sì, ma di quelle che fanno tremare. Durante quest'epoca Li Zu cercò rifugio, tornò a nord. Nel cuore dell'abisso ritrovò la sua amata Liu Qingyi, ormai quasi folle. Per un tempo vissero una fragile pace, ma la tragedia era proprio dietro l'angolo. Liu Qingyi, distrutta dai ricordi delle anime che aveva ucciso, desiderava solo la morte. E quando finalmente la trovò, Liu Zu scelse una strada molto diversa. Il dolore lo spinse a un'idea terribile: creare un mondo di esseri immortali, privi di emozioni, perfetti come statue viventi. Da questa follia nacque il padiglione aureo. Mentre Liu Zu costruiva il sogno oscuro, un altro destino si compiva nel nord. Il generale Wang Qing, cuore d'acciaio e onore indomabile, guidò i suoi uomini nella battaglia disperata di Zhongdu. Lì, tradito dal suo stesso comandante, combatté fino all'ultimo respiro. Accanto a lui caddero 300 discepoli del Pozzo del Cielo, giovani eroi senza nome. Quando la loro maestra Shen Hanyanhing giunse sul posto, vide i corpi decapitati dei suoi figli e i suoi capelli divennero bianchi in una sola notte. Dalla sua angoscia nacque la spada leggendaria di Zaxue. Prima di morire, Wang Qin affidò un'ultima missione al figlio adottivo Zhang Yan, ma il destino aveva altri piani. Il padiglione aureo distorse la verità, accusando Zhang Yan di aver ucciso il padre per rubare la giada di Zheonwang. Braccato, ferito, tradito,
Jean portava con sé non solo la giada, ma anche un neonato misterioso. E se non avete capito, quel neonato poi saremo noi, ossia i giocatori. Quando il suo migliore amico Chen Zixi lo trovò, il destino si era già messo in moto e tutto ciò che sarebbe accaduto avrebbe condotto agli eventi che vivremo in Where Winds Meet. Nell'universo narrativo di Where Winds Meet, l'insetto che entra negli occhi e si dirige verso Li Zu rappresenta un parassita dell'immortalità, un elemento sovrannaturale legato agli esperimenti di immortalità condotti nel Gleaming Abyss. Questo parassita possiede capacità di volo, possessione e manipolazione mentale. Ad esempio, dopo la sconfitta del Void King, infetta la vittima inducendo allucinazioni, poi fugge invisibilmente tornando dal suo padrone, Li Zu, che lo utilizza per i suoi scopi alchemici e di controllo. La giada di Zhenguan, o più precisamente il ciondolo di giada, in Where Winds Meet è un oggetto narrativo cruciale indossato dal protagonista fin dall'infanzia, simbolo della sua famiglia e del suo legame con le origini del villaggio di King. Il suo furto da parte di una figura misteriosa durante la festa locale scatena la quest principale, spingendo il giovane eroe in una vasta cospirazione che coinvolge cliniche come Evencare e i segreti più ampi del mondo delle 5 dinastie e 10 regni. Questo evento traumatico funge da catalizzatore per l'avventura, trasformando il protagonista da viandante tranquillo a mercenario immerso in conflitti politici e marziali. E così termina il primo capitolo della nostra fiaba, una storia di amori perduti, eroi caduti e imperi in fiamme e sogni impossibili. Ma questa è solo l'alba. Nei prossimi episodi continueremo a svelare i segreti di Where Winds Meet, passo dopo passo, vento dopo vento. Se questa storia ti ha affascinato, lascia un like e iscriviti e prepara la tua lama, perché la leggenda non è che all'inizio.